Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo l'onore di celebrare i 40 anni di un album non solo fondamentale per la nascita del thrash metal, ma anche perfetto e incredibile. Nell'esperienza di un recensore ci sono dischi che è facile analizzare, dischi più impegnativi e dischi a volte quasi impossibili. Quest'ultimo può essere il caso di album molto complessi dal punto di vista musicale ed emotivo, ma non sempre è così. Anche dischi che potrebbero sembrare semplici in realtà possono rivelarsi ardui quando si tratta di scriverci su. Per esempio, cosa si può dire di Kill 'Em All dei Metallica? O almeno, cosa si può dire che non sia già stato detto nei centinaia di migliaia se non milioni di articoli dedicati alla band americana oppure al loro esordio in questi ultimi 40 anni? Uscito il 25 luglio del 1983, è stata una vera rivoluzione nel metal di quell'epoca e in special modo di quello americano, che cominciava appena a trovare una propria anima e a staccarsi dalla New Wave of British Heavy Metal, allora dominante. Quest'ultima, tra l'altro, è un'influenza udibile lungo tutto Kill 'Em All. Non è un mistero del resto quanto il quartetto all'epoca amasse quella scena. Tuttavia, rispetto agli altri, i Metallica avevano un approccio diverso, nuovo. Guardava all'irruenza del punk ed era abrasivo, votato alla velocità ed estremo come neppure i gruppi più speed erano mai stati. Tra i riff taglienti come un rasoio di quella macchina che è sempre stato James Hetfield e i ritmi forsennati imposti da Lars Ulrich era nato il thrash metal. A volerla dire tutta, come abbiamo raccontato l'anno scorso nella retrospettiva di Black Metal dai Venom, se vuoi la puoi recuperare al link qui in cima. Tecnicamente il primo album thrash della storia è proprio il secondo degli inglesi, uscito quasi un anno prima. Ma lo è più per caso che per vera volontà. Cronos e soci si sono trovati a inventare alcuni degli stilemi tipici del genere e anche del black metal, solo nel loro tentativo di suonare più oscuri e oltranzisti possibile. Per quanto invece i 4 membri dei Metallica fossero giovanissimi e spesso ciò sia percepibile, all'interno di Kill 'Em All c'è un'idea stilistica molto più chiara. Un'idea all'origine di un'intera corrente che poi negli anni '80 farà furore in America e anche fuori. Di certo, comunque, questo esordio degli statunitensi non è solo originale, c'è anche tantissima sostanza. Praticamente ogni canzone della scaletta ha i suoi riff di impatto assoluto, le sue melodie, la sua anima, che non la rende solo riconoscibile, ma anche memorabile. E in generale, anche 40 anni dopo, Kill 'Em All suona miracoloso. Al suo interno, l'irruenza giovanile dei Metallica si sposa alla perfezione con una visione già molto avanti nel tempo, in un ibrido praticamente perfetto. Un ibrido in cui è impossibile raccontare nel dettaglio ognuno dei pezzi migliori. Ne verrebbe fuori una retrospettiva track by track fin troppo lunga. Sono diverse però le canzoni da citare per forza, a partire da quelle davvero mitologiche. Per esempio ci sono Jump in the Fire, meno scatenata delle altre e con più influssi heavy, ma comunque truce ed esaltante al punto giusto. O Whiplash, praticamente l'archetipo del thrash. O ancora No Remorse, quasi speed ma così incalzante che è impossibile resisterle. Tuttavia, le due più leggendarie sono senza dubbio The Four Horsemen e Seek and Destroy. La prima non annoia neppure per un istante dei suoi 7 minuti abbondanti e oltre a una parte melodica splendida ha alcune tra le ritmiche più belle di sempre. Se dovessimo indicare di preciso quali, l'istinto sarebbe di dire tutte. La seconda invece, anch'essa molto lunga, ha un altro riff di base che definire iconico è poco. Ostile e arcigno ai massimi termini, anch'esso anticipa di parecchio tutti quei gruppi, nel thrash come nel metal estremo, che faranno della minacciosità il loro punto di forza. Oltre a questi, Kill 'Em All regala anche episodi tanto validi quanto spesso sottovalutati, come Motor Breath, stradaiola, diretta e oscura, colpisce a meraviglia. Oppure c'è Phantom Lord, divisa tra momenti più heavy e brillanti e ritornelli invece ancora cupi, in un contrasto che guarda al futuro non del thrash, ma proprio del metal. E anche, se a volte la si dimentica, come non citare Anesthesia, Pulling Teeth, che oltre a essere sognante e valida per conto suo, rivela al mondo per la prima volta le grandi qualità al basso del compianto Cliff Burton. A questo punto non c'è rimasto molto da dire, se non che, per quanto ci riguarda, dire che Kill 'Em All è un capolavoro è quasi sminuirlo. Se è vero che anche i 3 album successivi dei Metallica, per caratteristiche, possono essere considerati perfetti, per il cuore di chi ha scritto la recensione è proprio questo esordio il picco della carriera della band.
È il perfetto equilibrio tra genuinità e idee chiare, il che lo rende uno degli album thrash più belli di tutti i tempi, fresco e coinvolgente al massimo, anche a 40 anni dall'uscita. E al di là di questo, anche se magari nei Metallica ci sono altri dischi che preferisci, questo rimane un album da venerare se sei fan del genere. In fondo, nonostante i distinguo fatti in precedenza, il thrash metal e in particolare la storica scena americana nascono qui, su questo, non ci piove. Voto di Heavy Metal Heaven, ovviamente 100 su 100. La retrospettiva finisce qui. Ti è piaciuta? Allora puoi metterle like, condividerla e commentarla. Ti esortiamo inoltre a iscriverti al nostro canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto, in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.